Buongiorno, oggi in questo video di indicazioni su come leggere la Bibbia in modo da evitare discussioni, polemiche inutili, parliamo della gloria di Dio. E sarà un video abbastanza breve perché poi in realtà di questo parlo in uno dei video dedicati ai rapporti tra Bibbia e Omero, dove parlo delle macchine volanti. Quindi qui mi limito a fare una breve sintesi proprio per indicare quali sono i termini di potenziali discussioni che bisogna assolutamente evitare, perché ovviamente quando si parla di gloria di Dio l'esegesi teologica intende riferirsi a uno degli attributi spirituali di Dio, però la Bibbia quando parla di questa cosa qui, non a caso uso il termine cosa, dice, fa delle affermazioni molto concrete che io mi limito qui adesso a riassumere e ripeto, per l'analisi vi rimando a quell'altro video su Bibbia Omero. Allora, la Bibbia ci dice che Dio non porta sempre la sua gloria con sé. Uso volutamente il termine Dio, giusto per evidenziare le contraddizioni. Mosè, quando vuole vedere la gloria di Dio, gliela deve chiedere. Dio gli dice: preparati per domani mattina, nel senso che te la farò vedere domani mattina. Dopodiché gli dice: quando io passo con la mia gloria, e quindi la gloria è una cosa che passa, tu non ti devi trovare di fronte, perché se ti trovi di fronte muori, la mia gloria ti uccide. Quindi vuol dire che Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Però dice a Mosè: se quando io passo con la mia gloria tu ti nascondi dietro queste rocce, la mia gloria non ti uccide. Il che vuol dire che delle semplici rocce sono in grado di fare ciò che Dio non è in grado di fare, cioè controllare, mitigare gli effetti della sua gloria. Poi andando avanti nella Bibbia questa gloria la troviamo in varie altre situazioni. Dio la usa contro i suoi nemici. Questa gloria nel libro di Ezechiele si trova in certi posti ben precisi, arriva da direzioni ben precise, quando si alza da terra fa rumore, può essere udita anche se si trova all'interno delle mura del Tempio, può essere udita da chi è all'esterno. Insomma, fa tutta una serie di cose per le quali noi siamo autorizzati a pensare che la gloria di Dio sia cosa ben diversa da quella indicata dalla esegesi teologica. Però siccome lo scopo di questi video è quello di leggere la Bibbia, capirla ed evitare di perdere tempo in discussioni inutili perché si protraggono da decenni, perché non so francamente dirvi se nei secoli scorsi quanti siano quelli che hanno messo in evidenza certi elementi della gloria, però ripeto, onde evitare discussioni noi facciamo così. Quando troviamo gloria di Dio, noi scriviamo Kavod, se vogliamo, di Yahweh. Senza chiederci cosa vuol dire. Quindi togliamo il termine gloria, scriviamo Kavod, rispettiamo quindi gli autori biblici antichi, non andiamo a infilarci nella spirale dalla quale non si esce delle discussioni sul significato di gloria, ma mettendo Kavod e leggendo Kavod nelle Bibbie che abbiamo nelle nostre lingue, noi rispettiamo la Bibbia, rispettiamo gli autori, evitiamo discussioni inutili, ma leggendo attentamente il contesto che sta sempre attorno a questo termine, capiremo perfettamente tutto. Vi informo però che queste indicazioni che sto dando in questi video li trovate anche in questo libro, Mauro Biglino, la Bibbia nuda, del giornalista Giorgio Cattaneo, dove alla fine abbiamo inserito questo glossario appunto con le indicazioni delle sostituzioni per leggere la Bibbia
in modo assolutamente comprensibile. Se volete avere informazioni su questo libro, le trovate sul sito internet maurobiglino.it. Grazie, ciao e alla prossima.